Ciao da Gabriele di Staticalmo, il canale che tramite vari domini della statistica aiuta la tua piccola o media azienda o organizzazione nel fare decisioni più rigorose. Oggi ti voglio mostrare un'altra piattaforma di apprendimento automatico che permette di fare statistica sul tuo browser, ossia Google Chrome, Firefox, Internet Explorer e così via. Ma si tratta di una piattaforma così come Azzurro trattata nella puntata precedente che ha un approccio informatico. Innanzitutto non ha l'immediatezza di JASP piuttosto che altri programmi per la statistica e interfaccia grafica. Questo perché ha varie personalizzazioni e poi comunque come vedi siamo nell'ambiente di Amazon e come forse saprai Amazon offre tanti tipi di servizi diversi. Comunque per accedere a creatori di saggi basta fare apri qui e ovviamente va prima creato questo tipo di utente, ti assicuro che non è una cosa da 10 secondi e ci troviamo all'interno di questa schermata che a me personalmente il nero dà fastidio, ma agli informatici piace tanto perché hanno degli occhi devastati. Quindi già dal colore si capisce se una piattaforma è per informatici o per altri tipi di figure, in questo caso uno statistico. Io ti faccio vedere questa piattaforma perché gli informatici hanno l'approccio dell'apprendimento automatico, cioè tu inserisci il dataset e fa tutto lui. Andiamo con ordine. Tra l'altro per utilizzare questo servizio di Amazon serve registrarsi in una certa maniera, serve inserire la carta di credito o debito e hai questa versione gratuita per un paio di mesi. Poi ti darò ulteriori dettagli su questa cosa. Vado su AutoML, gli creo un nuovo esperimento, giusto per farti vedere come si fa, poi ti faccio vedere i risultati che ho già creato io. E come vedi già qua abbiamo una marea di termini tecnici. Qui non è come su JASP dove noi carichiamo il file CSV, che è un tipo di estensione di file che puoi ottenere facendo salva con nome su Excel. No, qui abbiamo un tipo di formato che si chiama S3 ed è tipico di Amazon e va convertito il nostro CSV in questo formato, diciamo. Io per questioni di tempi televisivi l'ho già fatto, io ho selezionato lo stesso dataset del video precedente con Azzurro in modo che hai un metro di paragone dell'utilizzo di questo servizio web e l'applicazione dell'altra volta che era Azzurro e poi anche JASP. Qui abbiamo una serie di cose tecniche, qua gli dirò no, gli darò un nome che chiamo video, ma non ci interessa. Qua ci chiede la variabile obiettivo del modello e io metterò come l'altra volta l'assenteismo espresso in ore. Qui posso selezionare le variabili da inserire, per questioni di coerenza questa andrebbe tolta, andiamo avanti. Qua mi chiede il metodo per addestrare l'algoritmo, ho tre opzioni, sceglie lui, il metodo ensemble che avevo trattato forse su un episodio del podcast, ossia un sacco di modelli che decidono assieme ed è il metodo più dispendioso a livello computazionale, ma è anche quello che in linea teorica dà prestazioni migliori. E poi abbiamo come ultima opzione il modello migliore con i miglior parametri. Fino adesso io non ti ho mai fatto vedere modelli che si potevano elaborare. Elaborare non è un termine a caso, nel senso se tu hai un'auto, se vai sulla centralina puoi ritoccare i cavalli, ritoccando i cavalli aumenti i consumi. Con i modelli è più o meno la stessa cosa, per alcune classi di questi. Ad esempio con la regressione lineare no, ma esiste un particolare tipo di regressione dove tu puoi applicare dei pesini e da lì hai una prestazione diversa. Quindi io in questo caso selezionerò auto. A questo punto mi chiede, voglio mettere già in produzione il modello ed è questo uno dei vantaggi dell'ecosistema Amazon, così come quello di Microsoft, che posso già esporre il modello e quindi rendere utilizzabile da terzi. In questo caso dirò no perché non mi interessa. Poi mi chiede il tipo di problema, in questo caso noi abbiamo a che fare con una regressione. Apparentemente potrebbe sembrare una multiclasse perché abbiamo una serie di ore e non siamo nel vero e proprio campo del continuo.
però noi selezioniamo regressione. La metrica da ottimizzare abbiamo l'errore quadratico medio, la radice del precedente, errore medio assoluto e infine una metrica che forse avrà già visto in altri miei video, ossia il coefficiente di determinazione o R quadro, ossia la percentuale di varianza che il tuo modello spiega, perché alla fine a noi interessa spiegare la variabilità della variabile obiettivo. Se la nostra variabile obiettivo non ha variabilità non ci interessa, anche perché è una costante. Agli statistici, così anche come gli informatici, interessa saper spiegare la varianza di una variabile obiettivo. Io sceglierò R quadro, poi vado avanti e posso dirgli crea l'esperimento dopo aver controllato tutti i settaggi. Per questioni di tempi io l'ho già fatto, ti spiegherò anche cosa intendo con tempi. Questo è un tentativo che ho fatto e qui abbiamo cosa? Una serie di modelli, ossia un ensemble pesato che, ripeto, è un modello molto avanzato ma tecnicamente meno complesso da capire rispetto a una rete neurale, e una serie di metriche. Qua abbiamo una foresta casuale che è una versione evoluta dell'albero decisionale e poi a seguire tutti i modelli come quello della prima classe. Come vedi qua abbiamo un R quadro di appena il 12%. Se tu ricordi o hai visto la puntata precedente riguardante il modello che avevo creato su JASP, io avevo creato un modello che aveva il 22% di varianza spiegata. E il problema è proprio qui, che nonostante abbiamo una cosa automatica che fa una miriade di modelli e ci mette tanto, anche perché è il piano gratuito, quindi io presumo che danno priorità ai paganti, nonostante tutto ciò non abbiamo dei buoni risultati, perché è questo l'approccio informatico, ossia sparare in 1000 proiettili e di questi 1000 forse 3 vanno a segno. In questo caso i proiettili sono la quantità di modelli che crea con tutti i parametri che cambiano e anche le variabili scelte, ma i risultati fanno ridere se paragonati ad un approccio statistico. Andiamo nei dettagli del modello. Allora, io ti avevo già detto in un video che gli informatici non sanno cos'è l'inferenza statistica, cioè la significatività. Loro ti mettono questa cosa, ossia importanza delle variabili, e vedrai che non è una metrica seria. Vedi che innanzitutto non rimuove quella variabile che avevo rimosso io? Perché questo? Perché con le soluzioni automatiche non hai una persona che ci mette la testa. L'avevo spiegato anche in una puntata del podcast. Secondo me tutte queste soluzioni automatiche o semi-automatiche hanno ancora molta strada da fare. Poi come vedi abbiamo tutte delle variabili che sull'altro modello che avevo fatto io su JASP nel video precedente non trovi. A seguire abbiamo varie metriche molto tecniche del mestiere, ad esempio il tipo di modelli che usa. Qua abbiamo un modello molto avanzato che è l'Extreme Gradient Boosting. Questo non mi ricordo cosa significa. Questo è un albero decisionale, questo non mi ricordo, questa è la foresta casuale, questa è una rete neurale e quest'altra. Quindi il modello ensemble, come ti avevo detto, mette assieme vari modelli ed è molto oneroso da costruire perché già di per sé buona parte di questi modelli sono molto onerosi in termini di calcoli. Tutto questo macello abbiamo un R quadro risibile. Voglio andare anche su questa cosa, ossia l'esplorazione dei dati, perché un altro approccio tipico degli informatici è la quasi totale assenza delle analisi esplorative, cosa che gli statistici fanno e c'è un perché. Allora, io ho apprezzato lo sforzo da parte degli ingegneri che lavorano ad Amazon di far presente questo avvertimento, nel senso che la nostra variabile obiettivo è molto spostata a sinistra come frequenza e di conseguenza, giustamente, i modelli hanno problemi a gestire questa situazione qua. Qua dice che la colpa è dei valori anomali, in realtà non è solo di quello, semplicemente che la variabile obiettivo è fatta così. Ci dà delle statistiche descrittive, qua ci ricorda ancora una volta che la variabile obiettivo ha quel problema di essenzialmente è un'esponenziale negativa, come avevo fatto presente già in tanti altri contesti, e poi ci fa un possibile elenco dei valori anomali e questo è utile, lo fanno sia gli statistici che gli informatici. Poi cosa fa? Fa una matrice di correlazione, secondo quale metodo? Il metodo Pearson, che è il metodo meno rigoroso che esiste, anche perché qua dentro vedi che mancano gli asterischi che indicano la significatività. Ti avevo anticipato che un modo per riconoscere l'approccio informatico e fare la statistica è proprio quello
dell'assenza delle significatività e quindi della statistica inferenziale. Tra l'altro queste non sono correlazioni sulla variabile obiettivo, ma per le variabili esplicative stesse. Giustamente dice che rimuovere variabili esplicative altamente correlate ha una serie di vantaggi, come ho fatto presente anche in altri miei contenuti. Però non ti fa vedere le correlazioni con la variabile obiettivo. Lo vedi? È assurdo se ci pensi, ma è assurdo forse perché avrei visto altri miei video. Qua ti fa vedere altri tipi di valori anomali nel dataset. Qua dice se hai possibili valori mancanti, perché in alcuni tipi di modelli i valori mancanti sono un grosso problema. E niente, ti dà anche una serie di suggerimenti. Quindi io di tutta questa parte esplorativa terrei buono questo avvertimento, questa situazione e quello dei valori anomali, perché la parte delle correlazioni manca un sacco di cose e poi io farei la correlazione parziale con anche la variabile obiettivo e con le significatività, altrimenti a cosa serve? Torno sul discorso della selezione delle variabili che fanno gli informatici, cioè con questo metodo. Qua abbiamo questo modello, qui abbiamo la random forest. Lo vedi che cambiano l'importanza delle variabili? Cioè, proprio guarda come cambiano. Ma ti sembra un lavoro serio questo? Ripeto, tutto il passaggio che facevo io di analisi esplorativa con correlazioni non lineari e lineari, con il metodo bayesiano, questi lo ignorano bellamente. E infatti viene fuori modelli che usano variabili in maniera completamente diversa. È per quello che questa metrica è puramente descrittiva, perché come vedi cambia molto a seconda di ciò che usi. Ti faccio vedere un altro esperimento, questo l'ho chiamato regressione lineare, senza ragione, ma in realtà la ragione c'è perché ho avuto un problema, ma non è un grosso problema. Come vedi abbiamo un R quadro leggermente maggiore rispetto a cosa? Rispetto a questo modello, e ripeto, questo modello è molto più complicato rispetto alla semplice regressione, quindi qua io ho ottenuto un risultato migliore soltanto usando la regressione. Ma andiamo nei dettagli del modello. Come vedi anche qui fa un'altra scelta delle variabili da utilizzare. Nel caso precedente vedi che l'ordine è proprio diverso. È incredibile, però eppure la gente lo usa per farti capire quanto è strano, per non dire altro, l'approccio da informatici. Tra l'altro questo explainability viene fuori da un ambiente di ricerca che un po' di tempo fa andava di moda, ossia l'Oxai. Essenzialmente in determinati anni un sacco di accademici si occupavano del come rendere più facilmente interpretabili i risultati di alcuni tipi di modelli automatici. Fortunatamente questi sforzi hanno portato a dei risultati, ossia delle librerie, ossia una serie di funzioni che i statistici e informatici usano per creare grafici di questo tipo. Anche in questo caso nulla vieta fare migliorie al modello implementando questo, ossia io le chiamo catene di montaggio, ossia prendi i dati, fai le trasformazioni, crea i modelli, valuta i modelli, scegli il migliore e mettilo in produzione. Però io mi sono soffermato sulla parte di creazione di modelli automatica con i metodi puramente da informatico. E come vedi ci sono delle nette differenze. Hai presente il film di Lino Banfi, Vada avanti cretino, che premeva dei bottoni, non capiva cosa faceva e succedevano cose? A me ogni tanto gli informatici danno questa impressione. Cioè fanno cose senza criterio. Il criterio in questo caso è ad esempio l'importanza della variabile, che è una cosa altamente instabile perché cambia in base al modello e quindi io cosa me ne faccio? E vengono fuori cose così. In molti casi gli informatici quando fanno statistica fanno cose senza sapere esattamente cosa stanno facendo. In futuro approfondirò ulteriormente questa cosa perché, come ho detto, esistono vari modi per fare statistica. Uno è l'approccio contabile, che spesso e volentieri neanche loro non hanno la parte delle significatività, e quella degli informatici dove spesso fanno danni. Un modello così o così fa danni se messo in produzione, se paragonato a quello che ho fatto io. Fa danni. Cioè non solo tu paghi lo sviluppo,
tutti i costi fissi che hai per tenerlo in produzione, ma quello che produce il modello è anche fuorviante, quindi il danno è doppio. Per concludere, ripeto che accedere a questi servizi di Amazon non è assolutamente immediato, ci sono un bel po' di configurazioni da fare che non risultano accessibili. Questo è uno dei tanti motivi per cui io ti faccio vedere programmi per la statistica e interfaccia grafica. Chiaramente i programmi che ti faccio vedere io hanno tanti svantaggi per quanto riguarda la messa in produzione. Semplicemente non puoi, a meno che non ricrei lo stesso modello qui tramite appunto la catena di montaggio che dicevo prima e poi lo metti in produzione. Altra cosa, i programmi di interfaccia grafica che uso io non sono adatti per grandi contesti, tipo le grosse aziende, dove hai dataset da 30 giga, quello di prima era 44K, che è decine di migliaia di volte inferiore, se non centinaia. Questi servizi che offre Amazon piuttosto che Microsoft diventano utili quando si ha dataset molto grossi, non quelli con 3600 righe. Se io provo a fare un modello con 600.000 righe e 60 colonne sui programmi che ti ho fatto vedere fino ad oggi, mi esplode il computer. Questi servizi servono proprio a spostare il luogo dell'elaborazione del modello dal tuo computer ai server di queste aziende, con tutti gli accanimenti del caso, nel senso che fanno 250 modelli anche se ne basterebbe uno fatto bene. Comunque, ripeto, ogni cosa ha la sua funzione. Questi servizi servono in determinati contesti aziendali medio-alto barra grossi. I programmi che uso io sono più che altro per sperimentazioni, esplorazioni rapide, non per la messa in produzione. Poi io volendo posso usare R di base e mettere in produzione anche utilizzando R di base senza utilizzare interfacce grafiche, ma questo posso farlo se metto in produzione un modello non pesante. Qui, ripeto, era un modello con 3600 righe e tutto sommato gestibile, ma se inizia a diventare 1 milione, 10 milioni di righe, il computer mi gira 8 ore per farne uno di modello. Queste cose mi è successo poche volte, 3, perché comunque non è così frequente trovare esigenze così specifiche. Se vuoi anche tu un modello che spiega una variabile di tuo interesse e vuoi farlo con metodi meno superficiali possibili e possibilmente vuoi metterlo in produzione in modo che ogni volta che consulti il modello hai la risposta che vuoi, sai chi chiamare. Ciao!